Un rocker criticato dai più potenti, ostacolato per i suoi testi e dei suoi modi, che arriva penultimo a Sanremo, ma che vende milioni di copie. Questo è Vasco Rossi. Vasco Rossi nasce a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. Suo padre, Giovanni Carlo Rossi, lo chiama così in onore di un suo compagno di prigionia durante la Seconda Guerra Mondiale. Vasco, figlio unico, vive alcuni anni a Siniscola, in Sardegna, e grazie a sua madre novella viene iscritto ad una scuola di canto. Vincerà poi l'Usignolo d'Oro, una manifestazione canora, e a 14 anni entrerà in un gruppo. Dopo varie difficoltà scolastiche, si diploma in ragioneria. Vasco ama molto il teatro, ma suo padre Giovanni Carlo non approva l'idea. Nel 1972 si iscrive ad Economia e Commercio, che poi cambierà per Pedagogia ed infine lascerà il sogno universitario. Sempre nel 72 apre un locale vicino a Zocca, una discoteca nella quale Vasco organizzerà molti eventi. Nel 1975 fonda Punto Radio, una delle prime radio libere in Italia. Sarà un punto importantissimo per il giovane Rossi, che oltre ad essere direttore e amministratore è lo showman ed il DJ della radio, arrivando ad organizzare serate in giro per l'Emilia-Romagna. Il suo primo 45 giri è nel 1977 Jenny Silvia, mentre nel 78 uscirà il suo primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone. Verrà trasmesso solamente in Emilia-Romagna e ne usciranno 20.000 copie. Nel 1979 il giovane Rossi fa la sua prima apparizione in un programma chiamato 10 Hz ed il 26 maggio tiene il suo primo concerto in Piazza Maggiore a Bologna. Lo stesso anno pubblica Alba Chiara, canzone tutt'oggi ascoltata, primo grande successo di Vasco e che nel 2020 sarà votata come la migliore canzone degli ultimi 45 anni dal concorso radiofonico I Love My Radio. Il terzo album, Colpa ad Alfredo, verrà in parte censurato per via del linguaggio volgare, anticonformista ed aggressivo. Aggettivi che si aggiungeranno quando, dopo un'esibizione a Domenica Inn, verrà definito dal giornalista Nantas Salvalaggio un esempio di ebete, cattivo e drogato. A queste critiche il rocker risponderà con la celeberrima Vado al massimo, presentata al Festival di Sanremo del 1982. Proprio durante il Festival di Sanremo di quell'anno, alla fine di un'esibizione, Vasco si infilò il microfono in tasca per consegnarlo al concorrente successivo, ma a causa del filo troppo corto, il microfono scivolò via e cadde creando un forte boato, facendo credere che lo avesse buttato a terra di proposito, come gesto di odio nei confronti della manifestazione. Questo gesto fu un vero e proprio scandalo in quel Festival di Sanremo. Ad aprile dello stesso anno uscirà l'album omonimo, che per 16 settimane resterà in classifica. Altre canzoni degne di nota sono Splendida giornata, La noia e Canzone. Nell'83 si ripresenterà a Sanremo con Vita spericolata, che anche se si classificò penultima alla manifestazione, raggiunse il sesto posto nella classifica dei 45 giri. Anche qui una curiosità importante. Vasco abbandonò improvvisamente il palco mentre la base musicale continuava a suonare, facendo capire che la manifestazione era in playback e facendo fare una bella figura di merda alla kermesse. Segue l'uscita dell'album Bollicine, che oltre a vincere il Festival Bar, vendere 1 milione di copie ed essere un attacco alle pubblicità e ai falsi miti, nel 2012 sarà inserita al primo posto tra i migliori 100 album italiani. Il rocker continuerà, nonostante le dipendenze da droghe ed alcol e farmaci e problemi personali, a produrre successi. Nell'84 con l'album Va bene così, si affermerà come l'artista di maggior successo di quell'anno. Dopo 4 anni di successi ed oltre 250 concerti, Vasco sparisce per ben 2 anni. Ma Vasco si riprende e torna alla ribalta nel 1987 con C'è chi dice no, che venderà 1 milione di copie e resterà 38 settimane in classifica e resta ancora oggi un simbolo del rock italiano.
Altri brani sono Ciao, Brava Giulia e Ridere di te. La popolarità era tornata, tanto che con un concerto a Milano Vasco riuscì a battere il concerto di Madonna che si teneva a Roma. Con l'album Gli spari sopra vuole denunciare l'abuso di potere e anche qui sfonda il mercato con ben 1 milione di copie. Dagli anni 2000 i suoi concerti diventano di dimensioni colossali, collezionando sempre più spettatori ai suoi concerti, che anche grazie alla sua band saranno ricordati in eterno, come ad esempio il Modena Park 2017, che detiene il record mondiale di spettatori paganti. Il 2011, nonostante un ricovero per problemi alla schiena, è un anno di successo con la famosissima Eh già. Negli altri anni continuerà a collezionare successi come Quante volte, Guai, Io e te, La verità. Altri concerti importantissimi e degni di nota sono i 2 Vasco Non Stop Live 2018 e 2019. Ancora oggi, al 2022, continua ad esibirsi in strepitosi successi, pieni di spettatori. Vasco Rossi resta una leggenda vivente del rock non solo italiano, ma mondiale. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con Fedele, yeah. Con Fedele, oh yeah.